Ciao, sono Riccardo Giorgi e benvenuto nel mio studio. Oggi ti voglio parlare di questa stupenda Ibanez RG Premium. Il modello è 1070 PBZ CBB. CBB è una sigla che sta per il colore, sta per Cerulean Blue Burst. È da qualche mese che sono entrato nella scuderia Ibanez e questa è una cosa che mi rende felicissimo e anche orgoglioso, devo dire. Colgo l'occasione per ringraziare tutti del team Ibanez Italia, da Francesco, Matteo, Orazio, Stefano, tutti quanti. Torniamo a lei. Come dicevo, una chitarra della serie RG, quindi parliamo di uno strumento ormai dalla storia trentennale, famoso per versatilità e suonabilità, e posso dirti che questo modello conferma totalmente queste caratteristiche. Ha una personalità tutta sua, molto più moderna di quello cui ero abituato. Io ho altre chitarre dell'Ibanez, in particolare una Gemma del 1992 e una Blue Floral Pattern, una BFP, blu manico in acero, bellissima chitarra, ce l'ho dal 2003 se non ricordo male. Quella lì era la mia chitarra di riferimento, nel senso che quando c'era da provare una chitarra nuova, per me il paragone era sempre con quella lì, con quel suono lì, con quel manico lì, con quella suonabilità lì. Secondo me uno strumento va conosciuto, va elaborato per giorni, se non per settimane. All'inizio questa chitarra mi ha un po' spiazzato perché è totalmente diversa, essendo io abituato a quella chitarra che è del 92, quindi parliamo di uno strumento di qualità altissima, ma pensato sulle esigenze di un altro chitarrista, Steve Vai in questo caso, e con un timbro proprio molto votato al rock, hard rock e shred ovviamente, ma tutto quello che è il mondo sonoro di Vai. Questa chitarra si discosta un po' da quel mondo sonoro lì a favore di una modernità totale. Suona come una chitarra del 2017, perché è una chitarra del 2017, ma fa fronte a esigenze sonore e stilistiche proprio degli anni in cui siamo, ma con un taglio sonoro, devo dire, molto personale. Detto questo, è uno strumento comunque dalla versatilità tipica dell'RG. Va bene per il pop, va bene per la fusion, va bene per il metal in senso ampio. Poi ti parlerò dopo dei pick-up, vedrai che parliamo di anche una dotazione di elettronica tendente all'aggressivo. Comunque più suono questa chitarra, più mi piace suonarla questa chitarra. Non è una cosa che mi è capitata spesso, anzi mi è capitata quasi mai. Più la suono, più ci trovo il timbro, o meglio ci trovo la mia idea di suono per tutte quelle che saranno i miei prossimi lavori. Parlo ad esempio del mio trio Inc. o delle mie prossime cose da solista. Veniamo a darti un po' di specifiche tecniche. Parto dal manico. Il manico di questa chitarra è 11 pezzi di Bengay, Bubinga, Acero e Purple Heart, e posso dirti che questo manico è realmente un capolavoro. Il fatto che sia in 11 pezzi lo rende praticamente inamovibile per cambi di temperatura, quando si passa dal caldo al freddo, spostamenti in furgone, in macchina, e ore in bagagliaio dove si arriva a temperature infernali. No, questo manico sta lì e resta lì. La tastiera è in Bengay. Il body, al di là di questa finitura che spero si veda bene, che come ti dicevo prima questa finitura si chiama Cerulean Blue Burst, ma la 1070 esce anche con un'altra finitura che si chiama Charcoal Black Burst, che è praticamente come questa ma con la sfumatura che va al nero invece di andare al blu. Il top è una radica di pioppo di 7 mm, come vedi, mi ero dimenticato di dirti che c'è un binding bellissimo lungo tutto il body, si vede? Ok. Dicevo, top 7 mm di radica di pioppo, body in tiglio americano. Tasti sono jumbo e sono d'acciaio. Qui apro una parentesi perché non avevo mai avuto una chitarra con i tasti in acciaio, non l'avevo neanche mai suonata, a dirti la verità. E sono stati una sorpresa, tanto da non riuscire più a farne a meno. Li trovo comodissimi, facilissimi da suonare, i bending suonano meglio, il vibrato lo sento migliore, qualunque cosa in tapping mi sembra più facile, e la morbidezza del manico, la scorrevolezza è aumentata. Chiaramente questa è un'opinione personale, non a tutti piacciono i tasti in acciaio, così come non a tutti piacciono i tasti classici. Ognuno ha le sue esigenze, però ti dico la mia opinione personale è che veramente li trovo comodissimi e praticamente irrinunciabili al momento. Il ponte è un Edge Zero 2,
con meccanismo di regolazione posteriore, come vedi. Parliamo un attimo dell'elettronica di questa 1070. Abbiamo due humbuckers e un single coil. I ricap sono al manico un Di Marzio Air Norton, al centro un Di Marzio True Velvet, al ponte un Di Marzio Tone Zone. Di Marzio Tone Zone, se non sbaglio, usato anche da Gilbert su molte delle sue chitarre. Pick-up molto aggressivo con una bella definizione. Il selettore è a 5 posizioni, si va chiaramente dalla prima, full humbucker ponte, la seconda dove usiamo queste due bobine, la centrale solo il pick-up centrale, posizione 4 queste due bobine, e quinta posizione full humbucker manico. Potenziometri, volume e tono. Una cosa interessante di questa chitarra, non so se si vede perché c'è troppa luce, i dot laterali sono fluorescenti, quindi non so se si vede, ecco. Ok, questi qui. In una situazione di buio di palco tu vedrai la chitarra illuminarsi su questo lato della tastiera, è una cosa molto utile. Andiamo alle meccaniche, infine godo, come quasi tutte le Ibanez, perlomeno che io sappia, quindi super qualità, sono autobloccanti tra l'altro. Ci tenevo a presentarti nel dettaglio questa stupenda chitarra con tutte le sue specifiche. Come ti dicevo all'inizio, uno strumento di veramente qualità altissima, ti invito a provarlo appena ne hai modo. Cos'altro? Al di là di questo discorso, di questa spiegazione di oggi, sul mio canale YouTube, youtube.com/Riccardo Giorgi, troverai due video, due improvvisazioni con questa chitarra, una sui suoni distorti e un'altra sui suoni puliti. Lì vedrai, insomma, la sentirai in azione, sentirai tutte le varie combinazioni dei pick-up e il carattere di questa chitarra com'è. Ok, credo di aver detto tutto. Spero di averti dato una panoramica esaustiva di quello che è questo strumento, te lo rifaccio rivedere perché il top è veramente incredibile. RG1070 PBZ CBB Cerulean Blue Burst. Grazie come sempre al team di Ibanez Italia che saluto e a Mogar Music. E grazie a te per aver guardato il video. Alla prossima, ciao!